Ma ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di dashcam e lo facciamo con questa nuova 70 mai modello A510. Eccoci qua, voi direte, ma cosa ha di differente questa A510 rispetto alle altre dashcam che hai già testato? Secondo il mio modesto parere, le cose interessanti di questa dashcam sono due. La prima sono i sistemi di ADAS avanzati. Se la vostra dovettura è una dovettura di vecchia concezione, potete sfruttare questi sistemi direttamente integrati nella dashcam. Ma la cosa più interessante che rende appetibile questa dashcam è questo modulo 4G e rende questa dashcam veramente una sentinella, in quanto possiamo ricevere in tempo reale gli avvisi tramite l'applicazione. Quindi se qualcuno si dovesse avvicinare un po' troppo alla nostra dovettura, in tempo reale arriva una notifica sullo smartphone e possiamo andare a vedere tramite frame, foto, video quello che sta succedendo. Siete stati voi a chiedere se potevo realizzare un video con la possibilità di ricevere le notifiche in tempo reale e questo oggi andremo a vedere, quindi mi concentrerò soprattutto su questo particolare. Ora andiamo a vedere il contenuto della dashcam, il contenuto del modulo 4G e ci trasferiamo fuori. Siete pronti? Io un po' meno, però ci proviamo ragazzi, dai, andiamo. Il contenuto della confezione è veramente consistente. Bello io, tanta roba. Delle comode pellicole antistatiche, del biadesivo di riserva, l'attacco per la dashcam. Troviamo un libretto di istruzioni molto ben fatto e comprensibile, ma soprattutto c'è la lingua in italiano. Adattatore presa accendisigari con doppia USB, dashcam posteriore, 2 adesivi, leva per poter far passare i cavetti, il cavetto per collegare la dashcam posteriore, il cavetto di alimentazione, micro SD da 64 GB. Questo è per quanto riguarda invece il modulo 4G, cavetto di alimentazione da collegare poi alla dashcam. E questo è il modulo 4G dove andrà inserita poi una SIM dati. Cosa che non mi è piaciuta assolutamente sono gli attacchi dei cavetti. Mettete un adattatore con il doppio fusibile. E che cazzo? Ragazzi, nella descrizione del video vi lascio il link anche di questi adattatori, perché io sinceramente così mi rifiuto di andare a collegare questo modulo 4G alla scatola fusibile. Dashcam principale può registrare filmati fino a 1944, quindi 2.7K in 4 terzi, modalità HDR. Poi in alternativa può registrare filmati fino a 1440 in 16 noni, 60 fps, angolazione 140 gradi. Ha un GPS integrato per poter andare a tracciare i percorsi che facciamo con la nostra autovettura. Ha la possibilità di attivare la sorveglianza di parcheggio 24 ore tramite la registrazione in time lapse o rilevamento di movimento se andiamo a utilizzare il modulo 4G. Ha il sensore G per poter andare a bloccare e salvare i filmati se va a rilevare un urto consistente. Registra in loop, quindi quando abbiamo la SD piena va a sovrascrivere i filmati più vecchi con quelli nuovi. Ha un display da 2 pollici con matrice IPS, ha una batteria integrata da 500 mAh per andare a chiudere eventuali video in mancanza di alimentazione o comunque per le varie funzioni della dashcam. Micro SD fino a 256 GB, USB di tipo C per alimentare la dashcam e attacco dedicato per la dashcam posteriore. Il foro del microfono, i tasti fisici, ha delle fessure per poter raffreddare sia il circuito che emettere suoni o avvisi. La dashcam posteriore può registrare filmati fino in 1080p in modalità HDR e 25 fotogrammi al secondo. Adattatori perfusibili che vi dicevo all'inizio.
La prima posizione è il fusibile che va a proteggere il circuito dell'auto, la seconda posizione è il fusibile che protegge la dashcam. Esistono di varie misure e tipologie, quindi vedete quale fusibile utilizza la vostra autovettura. Io come al solito li vado a posizionare in questo modo: positivo sotto chiave, sedili riscaldabili, sempre 12 volt, riserva. Quindi il giallo accensione andrà posizionato qui sui sedili riscaldabili, quindi positivo sotto chiave, e il rosso VCC va collegato sempre ai 12 volt, e poi bisogna collegare il cavetto di massa su questo bolloncino. Questo è il primo passaggio, ragazzi. Vedete che una volta collegato il modulo anche ad autospenta si alimenta. Prima di proseguire proviamo a collegare il tutto, vediamo se si accende la dashcam. Quindi cavetto con USB di tipo C al modulo 4G e l'altra parte del cavetto lo colleghiamo qui. Ok. Siccome questa A510 è molto piccolina, entra perfettamente dietro lo specchietto, lasciando sia il sensore libero e sia anche la mobilità. Personalmente collego la dashcam prima di posizionarla, in modo che così posso comunque sfruttare il display per vedere se orientativamente è posizionata correttamente. Scusate il gioco di parole. Una volta che avete scelto il posto idoneo, la fase successiva sarà andare a posizionare la pellicola antistatica. A che serve? Ve lo faccio vedere subito. Utilizzando la pellicola antistatica, che succede? Che andiamo a posizionare il supporto sulla stessa e non sul parabrezza dell'autovettura. Quindi per rimuovere poi il supporto basta andare a togliere la pellicola antistatica, vedete, e rimane incollato il supporto, e sul vetro non ci sarà nessun tipo di colla. Ottimo lavoro! La SIM idonea per questo modulo 4G è la Nano SIM, quella più piccolina. Possiamo andarlo a fissare con il biadesivo, perché altrimenti questo va a spasso da tutte le parti. Lo collochiamo qui. Una volta inserita la SIM dati all'interno del modulo 4G, dobbiamo installare l'applicazione 70 mai per abilitare e configurare sia il modulo che la dashcam. Prima di utilizzare l'applicazione dobbiamo creare ovviamente un account, dopodiché abilitiamo il wifi della dashcam accendendo il quadro dell'auto ed eseguiamo la ricerca dallo smartphone. Entriamo con la password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, che possiamo comunque cambiare successivamente. A questo punto l'applicazione ci avverte che dobbiamo aggiornare il firmware della dashcam e del modulo 4G, altrimenti non ci fa eseguire la sincronizzazione tra i due dispositivi. Aggiornamento: non scollegare dall'alimentazione elettrica. Fatto ciò, possiamo configurare il modulo 4G. Ora siamo pronti per settare al meglio la dashcam ed attivare sia gli avvisi ADAS che il monitoraggio di parcheggio. Per attivare la funzione di monitoraggio di parcheggio dobbiamo necessariamente spegnere l'auto. Accesso alla modalità parcheggio guidato.
visto in tempo reale. Vedete, qui c'è un avviso, ci sono 2 messaggi, ok? Quindi qui troviamo tutto, ci dice l'avviso, la posizione, e possiamo andare a vedere il video ovviamente, e possiamo anche salvarlo, ragazzi, esportare il file video. Poi abbiamo lo spazio cloud, abbiamo 520 MB di spazio gratuito, percorso di guida, e possiamo andare a riprodurre il tutto. Accesso alla modalità parcheggio guidato. Formato di codifica video, compressione alta o bassa, risoluzione video, data dei videoclip 1, 2 o 3 minuti, mirroring e rotazione per quanto riguarda la dashcam posteriore, rilevamento anticollisione, alto, medio o basso, registrazione in time lapse, off, on, valore di voltaggio, se impostiamo 11,9, quando la dashcam rileva un voltaggio inferiore a 11,9 va a scollegare la dashcam. Video di emergenza, sensore G, alto, medio o basso, lingua, qui sono tutte le lingue disponibili, modalità schermo sempre acceso, screensaver o sempre spento, impostazioni dell'hotspot, qui possiamo andare a modificare la password come dicevo all'inizio, stato posizionamento sarebbe il GPS della dashcam. Abbiamo gli avvisi ADAS. Per attivare questi avvisi dobbiamo comunque andare ad impostare prima la calibrazione dell'obiettivo. Andiamo su prossimo e va a calibrare l'obiettivo in senso verticale. Prossimo, ok, completa. Qui possiamo scegliere poi gli avvisi: allarme collisione anteriore, avviso superamento della corsia, allarme partenza veicolo anteriore. Qui ci sono le informazioni per il firmware della dashcam e del modulo 4G, sincronizzazione dei dati del percorso di guida, formattazione scheda di memoria e reset di fabbrica. Stop. Ragazzi, ovviamente si può impostare il tutto anche direttamente dalla dashcam, dai pulsanti fisici. Qua sotto si entra nei menu, si imposta tutto come direttamente dall'applicazione e possiamo andare a vedere anche le varie telecamere da qui, anteriore, posteriore, eccetera. Da qui si spegne il display. Per chi come me ha una pessima vista, voglio dire, non è l'opzione migliore andare a impostare il tutto direttamente dal piccolo display dai pulsanti fisici. Qui abbiamo gli album, tutti i video di emergenza, sorveglianza di parcheggio. Questi sono tutti i video che ha registrato durante la sorveglianza di parcheggio. Qui possiamo scattare una foto. Attivazione e disattivazione del microfono. Bene amici, possiamo tirare le somme di questa recensione. Cosa mi è piaciuto? 1. Le riprese che va ad effettuare la dashcam principale. Anche di notte i video sono molto ma molto dettagliati. 2. Applicazione ben fatta e pratica nell'utilizzo quotidiano, anche se ho notato alcuni rallentamenti nel cambio delle telecamere anteriore e posteriore. 3. Modulo 4G per avvisi in tempo reale, puntuale nelle notifiche, forse un po' troppo ragazzi, un po' troppo sensibile, quindi se è impostato sulla massima sensibilità arrivano troppe notifiche che potrebbero consumare troppi gigabyte della SIM. Vedete voi l'opzione migliore. La figata ragazzi è che possiamo andare a controllare la nostra autovettura da qualsiasi parte noi siamo, quindi se siamo in giro a fare shopping e vogliamo controllare cosa succede intorno alla nostra autovettura lo possiamo fare semplicemente tramite l'applicazione. Questa è veramente una figata. Il microfono della dashcam integrato cattura sia suoni che voce in maniera impeccabile, sicuramente il migliore di quelli che ho potuto già provare. Prova microfono 1, 2, 3, prova microfono con dashcam 70 mai modello A510. Le cose che sicuramente si possono migliorare su questa dashcam sono: 1.
gli avvisi ADAS avanzati, secondo il mio modesto parere, sono troppo ripetitivi ed invasivi. Alla fine uno va a disattivarli perché due palle così. Attenzione, auto anteriore. Attenzione, auto anteriore. Attenzione, auto anteriore. E basta! 2. La telecamera posteriore che registra filmati in 1080p. Durante le ore notturne c'è una perdita di dettaglio esagerata, è difficile andare a recuperare un qualcosa, figuriamoci se andiamo a recuperare una targa. Ed in ultimo volevo spendere due paroline per quanto riguarda questo modulo 4G, ma più che altro è un consiglio che vorrei dare alla 70 Mai, un modesto consiglio. Avete creato un qualcosa di fantastico, perché controllare la nostra vettura da remoto è semplicemente una cosa fantastica, però al suo interno ovviamente va una SIM dati che io utilizzavo nel car tablet. Ora ho dovuto mettere la SIM dati nel modulo 4G per controllare la dashcam e devo nuovamente utilizzare l'hotspot per dare connessione al tablet. Questa cosa mi scoccia tantissimo, quindi il mio consiglio qual è? Perché non cercate di integrare all'interno di questo modulo 4G la possibilità di sfruttare la SIM dati e avere una sorta di ripetitore wifi, in modo che con una SIM dati possiamo collegare tutti i dispositivi. Se riuscite a fare una cosa del genere, secondo me avete sbancato il mercato, perché è una cosa che manca. 70 Mai, pensateci, io comunque sono sempre disponibile per qualsiasi test e prova e vi ringrazio ancora una volta che mi avete dato la possibilità di poter effettuare questa recensione. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questa mia idea di trasformare questo modulo 4G in un router wifi. Suggerimenti in merito, tutto quello che vi viene in mente lasciatelo scritto nei commenti. Noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, alla prossima, ciao!